È evidente che si deve essere sparsa la voce che se non succede niente per troppo tempo noi ci annoiamo. E allora una massa di buontemponi ha colto la palla al balzo per sfruttare una vecchia vulnerabilità dei processori e ritorcercela contro amplificata. Ebbene sì, è ritornato il problema di Spectre, una vulnerabilità che consente di leggere da remoto i dati presenti nei nostri computer sfruttando per l'appunto questa vulnerabilità dei processori. Per fortuna se ne sono accorti per tempo e Microsoft ha pubblicato una patch. Bugia, non ha pubblicato proprio niente se non un articolo che ci spiega come arrangiarci da soli per porre rimedio a questo problema. E allora, con la santa pazienza, mi sa che ci tocca rimboccarci le maniche, anzi come sempre io ce le ho già rimboccate, e metterci al lavoro per sanare quanto prima questa situazione. Attenzione però, ci sono anche dei rovesci della medaglia che vanno considerati attentamente, ma non anticipiamo troppo e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Ti senti pronto? Iniziamo. Ebbene sì, lo spettro è tornato. Spectre era una vulnerabilità che è stata scoperta per la prima volta nel 2018 e che aveva creato enormi problemi ad una serie di processori. Poco importava se questi erano montati su server, su computer desktop, su laptop, per uso domestico, di ufficio e così via, erano tutti quanti interessati. La vulnerabilità è diventata talmente famosa da essersi meritata addirittura un logo, questo qui che stai vedendo. Quello che succede quando viene attaccata una macchina esposta a questa vulnerabilità è che, sfruttando una determinata funzionalità che serve a rendere più veloce il processore, è possibile leggere delle informazioni riservate presenti sull'hard disk. Anche se questa vulnerabilità tecnicamente non ha direttamente accesso al nostro disco, tramite questo escamotage riesce ad estrapolare informazioni personali che possono andare dalla password al solito accesso ai conti bancari e così via. Per fortuna esiste un modo per esorcizzare il fantasmino, ma ci toccherà fare tutto quanto da soli, perché Microsoft ha pubblicato una guida, ma questa guida prevede delle modifiche che non possono essere, a suo dire, implementate direttamente in una patch, ovvero in un aggiornamento. E allora andiamo insieme a vedere come esorcizzare questo fantasmino. Salum, salum, obbedisci, malabla, habla, fai, no, Il primo articolo che ha parlato del ritorno di questa minaccia, o almeno che ho trovato io che ne parlasse, risale al 13 di aprile ed è della rivista NeoWin che titola così: Microsoft condivide delle modifiche ufficiali al registro poiché Spectre torna ad infestare Intel nel 2024. Proseguendo nella lettura dell'articolo ci viene detto sostanzialmente che la vecchia vulnerabilità Spectre, scoperta per la prima volta nel 2017, che ha fatto la maggior parte dei suoi danni nel 2018, è tornata a colpire più potente e pericolosa di prima, ma che Microsoft ha pubblicato in un articolo delle modifiche da effettuare manualmente al registro di sistema per proteggere, come vedremo, i processori Intel da questa minaccia. Dando un'occhiata più approfondita ad altre riviste per cercare di individuare meglio i termini esatti in cui si pone il problema, leggiamo in questo articolo una informazione abbastanza importante, ovvero che la soluzione proposta da Microsoft coinvolge la modifica, come abbiamo detto, del registro di sistema di Windows, che si tratta di un'operazione che richiede una certa attenzione da parte degli utenti, ma come vedrai ho cercato di rendertela molto più semplice, e che tuttavia l'implementazione di queste mitigazioni potrebbe comportare un impatto sulle prestazioni dei dispositivi interessati. Proseguendo nella lettura dell'articolo apprendiamo che questo significa che la maggior parte dei processori Intel moderni a partire dalla sesta generazione in poi sono vulnerabili e richiedono che venga effettuato questo intervento di mitigazione.
Ma quale è questo intervento e come facciamo a capire se il nostro processore ne ha bisogno o meno? È presto detto. Facciamo infatti riferimento a questo articolo che ti risparmio perché sostanzialmente ribadisce quanto abbiamo detto fino ad ora, tranne per l'ultima parte. L'ultima parte che ti ho evidenziato in colore rosa è quella che spiega le modifiche da effettuare al registro di configurazione in maniera tale da rendere il nostro processore invulnerabile a questo tipo di attacco. Nella seconda parte invece viene spiegato come annullare queste modifiche se vediamo che l'impatto sulle prestazioni del nostro computer dovesse essere eccessivo. Ma adesso rimbocchiamoci le maniche e andiamo a vedere innanzitutto se il tuo processore ha bisogno di effettuare questo tipo di intervento e naturalmente come effettuarlo. Come prima cosa, come sempre, andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a ricercare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo dominio, quello relativo al sito gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprirlo e spostiamoci in alto nella sezione Downloads. Una volta che si sarà aperta la nostra pagina avremo bisogno di scaricare due cose, mi raccomando. La prima la troviamo scendendo un pochino e si chiama Protezione Spectre. Per scaricarla ci basta fare clic sul pulsante azzurro File Download e vedremo che il file verrà scaricato automaticamente sul nostro PC. Eccolo qua. Ma prima di proseguire avremo bisogno anche di capire se il nostro processore è vulnerabile o meno a questo attacco e quindi nel caso in cui tu non l'avessi ancora scaricato a seguito dei video precedenti ti dovrai procurare un software che si chiama CPU-Z. Per farlo andiamo semplicemente qui in alto sulla lente di ricerca e nella barra che si aprirà ci basterà digitare la parola CPU. Premiamo invio per effettuare la ricerca e vedrai che al primo posto troveremo proprio CPU-Z. Facciamo un clic per andare a scaricare anche questo file, eccolo qua, e vedremo che entrambi i file saranno stati scaricati nella nostra cartella. Facciamo clic proprio sull'icona della cartella dove troveremo i due file. A questo punto possiamo chiudere la finestra del browser retrostante, selezionare entrambi i file e trascinarli sul nostro desktop. Chiudiamo quindi la cartella che li conteneva ed andiamo ad estrarli. Facciamo clic con il pulsante destro sul file che si chiama CPU-Z e scegliamo la voce Estrai tutto. Ci viene proposta una cartella di estrazione che noi accettiamo cliccando sul pulsante Estrai e dopo alcuni secondi questo programma portable, ovvero che non richiede alcuna installazione, sarà presente sul nostro PC. Potremmo scegliere di eseguire la versione a 32 bit nel caso che il nostro sistema operativo sia a 32 bit oppure quella a 64 bit naturalmente nel caso di un sistema a 64 bit. Qualora tu non sappia se il tuo processore è a 32 oppure a 64 bit, potrai in ogni caso eseguire la versione a 32 bit. In questo caso io uso Windows 11 che richiede sempre processori a 64 bit e quindi faccio doppio clic su questo. Confermiamo con il pulsante sì di voler apportare modifiche al nostro dispositivo e dopo alcuni secondi il programma CPU-Z si aprirà sul nostro dispositivo. Siccome i processori interessati da questo problema sono solo ed esclusivamente di marca Intel e dalla sesta generazione in su, quello che ci interessa guardare in questa finestra è innanzitutto in corrispondenza dell'etichetta name il valore e quindi se si tratta di un Intel e in secondo luogo in corrispondenza dell'etichetta specification la generazione del processore. Se il tuo processore, come nel caso del mio, è di marca Intel e superiore alla sesta generazione, dovrai applicare queste patch. Diversamente non sarai interessato da questo problema.
Nel caso in cui invece il tuo processore sia tra quelli interessati dalla minaccia, quello che possiamo fare è lanciare manualmente dei comandi che ti lascerò per tua comodità anche nella descrizione di questo video, ma per semplificarti le cose ho pensato nel secondo file di creare direttamente dei file batch che potrai lanciare come amministratore. Per utilizzarli sarà necessario estrarre la seconda cartella, quella che si chiama protezione Spectre, facendo nuovamente un clic destro, scegliendo la voce estrai tutto ed accettando il percorso che ci viene proposto, cliccando sul pulsante estrai. Al termine ci ritroveremo con due file. Il primo applica la protezione Spectre, come è agevole intuire, andrà ad effettuare queste modifiche al registro di configurazione in modo da proteggerci dalla minaccia. Se tuttavia ci dovessimo accorgere che questa modifica va a rallentare eccessivamente il nostro computer oppure volessimo tornare indietro, ho creato un secondo file che si chiama rimuovi protezione Spectre, che appunto va ad annullare queste modifiche al registro di configurazione. Naturalmente, se andrai ad annullare queste modifiche, il tuo computer resterà esposto alla minaccia. Se invece andrai ad applicarle, sarai al sicuro. Per lanciare questi comandi bisogna fare un clic con il pulsante destro sul comando che vogliamo lanciare, scegliere la voce esegui come amministratore e vedremo che ci verrà proposta una finestra esattamente come questa, perché i file batch scaricati da internet, come ormai abbiamo imparato, destano i sospetti di Microsoft Defender. Quindi dovremo cliccare su ulteriori informazioni, scegliere la voce esegui comunque e andare a confermare con sì che vogliamo apportare queste modifiche al nostro dispositivo. Non vedrai assolutamente nessuna finestra aprirsi, non vedrai niente di niente, esattamente come è successo a me. Una volta lanciato il primo file non sarà necessario fare altro per proteggere il computer. Allo stesso modo, se vorrai annullare le modifiche che abbiamo appena fatto, ti basterà cliccare con il pulsante destro e scegliere la voce esegui come amministratore sul secondo file, allo stesso modo cliccare su informazioni e sulla voce esegui comunque per andare successivamente a confermare di voler eseguire anche questi altri comandi. Ricapitolando, devi utilizzare questa patch se il tuo processore è Intel di sesta generazione o più. Se hai un processore AMD o di altro tipo, puoi non utilizzarlo. Nel caso in cui tuttavia dopo la patch notassi un notevole decremento delle prestazioni, potrai decidere di rimuoverla con il secondo file esattamente come ti ho mostrato. Diversamente il mio consiglio è sicuramente di tenere attiva questa patch, perché al momento non ci sono altri rimedi e nessun antivirus può proteggerti da questa minaccia. Ai noi. Signore e signori, buonanotte. Ero tentato di metterti una clip di Manfredi che diceva "fusse che fusse la volta buona", ma non ci credo nemmeno se lo vedo. Invece sono curioso di sapere, per quanto concerne la prima clip, quella con Ciccio Ingrassia, se hai riconosciuto il film. Quindi se vuoi partecipare al quizzone, fammelo pure sapere nei commenti. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e quindi, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.